Buongiorno amici, benvenuti all'ennesima lezione sul positivismo. Oggi continuiamo a parlare di Mill, di John Stuart Mill, quindi questa è la seconda lezione sull'importantissimo filosofo britannico del liberalismo e del positivismo. Purtroppo Sophie non è qui con me questa sera perché sta dormendo e comunque mi ha detto esplicitamente di non voler partecipare alle video lezioni. Per lei queste video lezioni di storia e di filosofia sono noiose, inutili, e la storia della filosofia dal suo punto di vista di gatta non servono a niente. Naturalmente io non concordo con la mia gattona Sophie, però ognuno naturalmente ha il diritto di avere le sue opinioni. Parliamo per la seconda volta di Mill perché John Stuart Mill non è importante solo per le sue teorie politiche, economiche e morali di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione. Mill ha sviluppato anche un sistema di logica basato sull'induzione, di cui parla nell'opera Sistema di logica raziocinativa e induttiva del 1843. Mill è famoso per queste sue teorie logiche e per il suo cosiddetto principio di induzione. Mill afferma che la logica che cos'è? È la scienza della prova. E la prova è valida quando da alcune proposizioni di partenza si dimostrano altre proposizioni, si dimostrano delle conclusioni. Per Mill le proposizioni sono centrali, sono veramente al centro di tutto. Infatti lui dedica alle proposizioni e ai nomi che le compongono tutto il primo libro della sua logica. Lasciamo la parola a Mill stesso. Egli scrive, sto citando Mill, aperte virgolette, tutto ciò che può essere oggetto di assenso o anche di dissenso deve assumere la forma di una proposizione, se espresso in parole. Ogni verità e ogni errore risiedono nelle proposizioni. Poi Mill parla delle argomentazioni e più proposizioni formano le argomentazioni. Le argomentazioni sono formate da catene di proposizioni, in cui proposizioni premesse dovrebbero portare a proposizioni conseguenze. Le conseguenze sono vere se le premesse sono vere. Tutto questo a cosa vi fa pensare? Vi fa pensare ad Aristotele? Cioè, tutte queste affermazioni sembrerebbero molto simili al metodo del sillogismo aristotelico, e in realtà non è così. Ciò che Mill chiama argomentazione non corrisponde al ragionamento sillogistico. Al contrario, Mill si produce in una celebre critica del sillogismo. Vediamo un sillogismo, un esempio che è lo stesso esempio che fa John Stuart Mill. Tutti gli uomini sono mortali. Il duca di Wellington è un uomo. Queste sono le due premesse. Dunque, conseguenza, qual è la conseguenza di queste due premesse? È il duca di Wellington è mortale. Problema. Come sappiamo che tutti gli uomini sono mortali? In base a che cosa ci sentiamo autorizzati a esprimere, a dichiarare una proposizione universale? Tutti gli uomini sono mortali. Chi ce l'ha detto? Secondo Hume noi lo sappiamo, attenzione, per esperienza, per conoscenza di casi particolari. Noi sappiamo che tutti gli uomini sono mortali perché abbiamo visto morire Franco, abbiamo visto morire Stefania, abbiamo visto morire Valentina e tanti altri, e perché molti ci hanno raccontato di aver visto morire X, Y e Z. Da qui inferiamo, dimostriamo che anche alfa, beta e gamma, che sono vivi, moriranno. Possiamo fare questo passaggio, cioè siamo autorizzati a dire questo è stato e dunque questo sarà. Gli uomini sono morti in passato e quindi gli uomini moriranno anche in futuro. Andiamo in ordine. Dunque, secondo Mill, ricaviamo la verità della proposizione tutti gli uomini sono mortali dall'esperienza, ma l'esperienza ci fa vedere solo casi singoli. Quindi secondo Mill,
Ogni nostra dimostrazione è da particolari a particolari, oppure da particolare a particolare, è la stessa cosa. Cioè noi in realtà non vediamo né concepiamo nella mente mai degli universali, noi conosciamo soltanto dei particolari e qualunque dimostrazione, cioè qualunque inferenza da premesse a conseguenze, è sempre una dimostrazione, un'inferenza da particolari a particolari. Una proposizione generale del tipo tutti gli uomini sono mortali, che cos'è? Una proposizione generale, dice Mill, esiste solo come sommatoria di casi particolari, cioè la proposizione generale è solo un espediente per conservare nella mente fatti particolari. Io dico tutti gli uomini sono mortali per non dover dire ogni volta, come sarebbe però più corretto, A è morto, B è morto, ho saputo che C è morto, ho saputo che D è morto, la persona E morirà, la persona F morirà. Però che cosa penso, attenzione, quando dico tutti gli uomini sono mortali? Penso appunto che A è morto, B è morto, C morirà, D morirà. Non sono minimamente in grado di pensare l'universale, di pensare tutti gli uomini sono mortali. Capite? Quando io penso tutti gli uomini sono mortali, penso qualcosa che linguisticamente sta al posto di A è morto, B è morto, C è morto, D morirà e morirà. Cioè io posso pensare solo a fatti, a casi particolari, a eventi singoli, perché l'esperienza, come ho detto, mi fa conoscere solo casi singoli. In nessun modo posso pensare e conoscere qualcosa di generale, come tutti gli uomini sono mortali. Tale proposizione è solo un espediente abbreviativo, capite? Per non dover dire come dovrei dire in ogni caso A è morto, B è morto, C è morto, D morirà, E morirà, per far prima, cioè per abbreviare, io dico qualcosa di universale che però non è altro che una ricapitolazione implicita, non so se mi spiego, di singoli casi particolari. Per fare prima io sostituisco il corretto A è morto, B è morto, C è morto, E morirà, F morirà, con lo scorretto ma più conveniente, utile e abbreviato tutti gli uomini sono mortali. Ma quando io dico e penso alla progressione universale tutti gli uomini sono mortali, in realtà sto pensando solo a singoli uomini che sono morti o che in analogia con questi, per generalizzazione induttiva, penso che moriranno. Non so se è chiaro. Mill è convinto che tutte le nostre conoscenze siano di natura empirica, persino la geometria. Anche le scienze deduttive, la matematica, per lui hanno un'origine sperimentale, cioè rappresentano una generalizzazione dell'esperienza e non conta, secondo Mill, l'obiezione classica secondo cui le nozioni della geometria sembrano essere enti ideali che non hanno corrispondenza nella realtà naturale, nella realtà fisica. Vuol dire che la geometria si occupa di quelle linee, di quegli angoli, di quelle figure che realmente esistono fuori di noi, e ciò è dimostrato dal fatto che neanche nella nostra mente possiamo pensare davvero agli enti ideali che corrispondono alle definizioni geometriche che noi studiamo sulla carta. Quando pensiamo a figure geometriche, pensiamo a figure geometriche approssimate, quelle che esistono nella realtà fisica. Il sillogismo, secondo Mill, è inutile, non produce nuove conoscenze, che il duca di Wellington, il quale, attenzione, all'epoca era vivo e vegeto, sia mortale, che il duca di Wellington sia mortale, è semplicemente una conseguenza già implicita nella premessa: tutti gli uomini sono mortali. Qui però sorge un problema fondamentale. Se tutte le nostre conoscenze si basano su osservazioni, sull'osservazione e sull'esperienza, e le nostre esperienze riguardano solo un numero limitato di casi,
Come possiamo formulare proposizioni generali come tutti gli uomini sono mortali o qualunque legge generale delle scienze? Abbiamo visto, lo ripeto, che tutti gli uomini sono mortali è un'abbreviazione di A è morto, B è morto, C è morto, D morirà, anche l'individuo morirà. Si tratta di casi singoli, ma noi di questi casi singoli quanti ne conosciamo? Quanti ne abbiamo conosciuti? Di questi casi singoli, ovvero casi in cui un singolo individuo muore, conosciamo solo un certo numero, limitato. Come facciamo a sapere che tutti gli uomini del passato sono morti? Può darsi che qualcuno non sia morto, mica abbiamo avuto esperienza di tutti. E come facciamo a dire, ad affermare che tutti quelli che sono vivi oggi moriranno in futuro? Come estendiamo le osservazioni anche a casi simili che avverranno in futuro? Come possiamo, come abbiamo detto prima, passare da questo è stato e quindi questo sarà in futuro? Questo è il grave problema dell'induzione, di cui Mill si occupa nel terzo libro del suo scritto di logica. Mill crede nell'induzione. L'induzione è una generalizzazione dell'esperienza. Dice letteralmente Mill, anche qui faccio una citazione, aperte virgolette, sono parole di Mill. L'induzione consiste nell'inferire, nel dimostrare, da alcuni casi singoli in cui si osserva che un fenomeno si verifica, che esso, il fenomeno, si verifica in tutti i casi di una certa classe, attenzione, ossia in tutti quelli che assomigliano ai precedenti in quelle che si considerano circostanze essenziali. Quindi attenzione, la generalizzazione induttiva dell'esperienza secondo Mill funziona solo se i casi appartengono tutti alla stessa classe e non solo questo, si somigliano in che cosa? Si somigliano perlomeno nelle caratteristiche, nelle circostanze essenziali. Quindi tutti questi casi devono essere simili, capite? Appartenere alla stessa classe, allo stesso tipo di fenomeno e possedere le stesse caratteristiche essenziali. L'induzione, continua Mill, è quell'operazione della mente con cui inferiamo, cioè dimostriamo, che ciò che sappiamo vero in uno o più casi singoli sarà vero in tutti i casi che somigliano ai primi per certi determinati aspetti. In altre parole, l'induzione è il processo con cui concludiamo che quello che è certo quello che è vero di certi individui di una classe è vero dell'intera classe, o che quello che è vero in certi momenti, nel passato, nel presente, sarà vero in circostanze simili in ogni momento, anche in futuro, oppure nei casi che noi non abbiamo sperimentato personalmente. Quindi è necessario che siano casi simili che hanno similitudine in quelle che Mill chiama circostanze essenziali. Come si distinguono queste circostanze essenziali da quelle non essenziali? Le circostanze essenziali, dice Mill, sono, tra le circostanze che precedono o seguono un fenomeno, quelle a cui il fenomeno è realmente connesso da una legge invariabile. Per individuarle, dice Mill, bisogna distinguere e praticare 4 metodi dell'induzione: il metodo della concordanza, il metodo della differenza, il metodo delle variazioni concomitanti e il metodo dei residui. Non è il caso di approfondire su questo punto, non è una cosa particolarmente importante e sarebbe una complicazione inutile, quindi lasciamo perdere. Prendiamo sempre in considerazione il nostro esempio del duca di Wellington. Gli esseri umani si somigliano, gli uomini, tutti gli uomini sono mortali, gli esseri umani si somigliano, siete d'accordo? Appartengono alla stessa classe, siete d'accordo?
Inoltre la morte per loro, per gli esseri umani, è una caratteristica essenziale, è una circostanza essenziale. Siete d'accordo? Quindi, siccome abbiamo osservato alcuni casi singoli di esseri umani che sono morti, anche tutti gli esseri umani del passato sono morti, anche quelli che non abbiamo visto, e anche quelli oggi in vita o che nasceranno in futuro moriranno. Spero di essermi spiegato, ma forse è troppo semplice. Qual è il fondamento dell'induzione? Cioè, qual è la garanzia che tutte le nostre inferenze, le dimostrazioni dall'esperienza siano valide? Mill lo chiama principio di induzione, ovvero lui lo definisce principio fondamentale o assioma generale dell'induzione. Esso può essere formulato come segue: il corso della natura è uniforme, ma Mill dice che si possono dare anche altre formulazioni, per esempio queste due: il corso della natura è uniforme, oppure l'universo è governato da leggi, oppure il futuro somiglierà al passato. Sono la stessa cosa queste tre formulazioni. Il futuro somiglierà al passato riprende l'assunto precedente che abbiamo detto, no, questo è stato e quindi questo sarà. Noi possiamo passare, dice Mill, dal noto all'ignoto, da fatti osservati a fatti non osservati, che siano passati, presenti o futuri. Il principio di induzione, dice Mill, è il principio di causalità. Il principio di induzione, sostiene Mill, non è dimostrato a priori, né è autoevidente, né deriva da un sillogismo. Anche il principio di induzione, attenzione, deriva dall'esperienza, cioè dall'induzione stessa. Il principio di induzione deriva da induzioni particolari, da generalizzazioni precedenti, ma sono le generalizzazioni più facili, quelle proprio che riguardano la nostra esperienza quotidiana. Mill ragiona così: le leggi della natura più ovvie, più semplici, più ricorrenti vengono accettate come leggi generali. Per esempio, il fuoco brucia, l'acqua bagna. Siccome il fuoco brucia in tantissimi casi osservativi che sono sempre sotto i nostri occhi, e lo stesso vale per l'acqua che bagna, si dimostra la legge generale che il fuoco brucia sempre e che l'acqua bagna sempre. Da questi primi principi, generalizzazioni piccole, deriva l'idea che ogni evento dipende da una legge generale e che il fatto che ogni evento dipenda da una legge generale è esso stesso una legge generale. Le leggi di natura più semplici dimostrano che la generalizzazione induttiva è valida anche per le leggi di natura più complesse o per le teorie scientifiche più difficili, più oscure. Spero che sia chiaro. La logica induttiva di Mill ha sempre generato critiche sia al suo tempo sia in seguito. Il principio di induzione è stato accusato di circolo vizioso, ovvero sembrerebbe che le induzioni particolari, per esempio l'acqua bagna in tantissimi casi che io ho visto, quindi l'acqua bagna sempre, fondi il principio di induzione, ma per affermare le induzioni particolari, cioè che l'acqua bagna in tantissimi casi che io ho visto, quindi l'acqua bagna sempre, io non sto forse già adoperando il principio di induzione prima di averlo dimostrato? Cerco di spiegarmi meglio. Io, per credere alla generalizzazione di induzioni particolari, cioè per esempio l'acqua bagna nel fenomeno X, l'acqua bagna nel fenomeno Y, l'acqua bagna nel fenomeno Z, l'acqua bagna in tantissimi casi che io ho visto, che ho sperimentato, e quindi significa che l'acqua bagna sempre, d'accordo? Ma per passare da l'acqua bagna lì, l'acqua bagna lì, là, l'acqua bagna a 1 chilometro di distanza, l'acqua ha bagnato ieri, l'acqua ha bagnato un anno fa, a dire l'acqua bagna sempre, bagnerà anche in futuro,
non sto già utilizzando il principio di induzione prima di averlo dimostrato. Non so se mi spiego. Cioè io uso il principio di induzione per dimostrare che si può generalizzare l'acqua bagna sempre da induzioni particolari, particolarmente semplici o evidenti a tutti. L'acqua bagna nel caso X, nel caso Y e anche nel caso Z. Ma appunto non sto già usando il principio di induzione che non ho ancora dimostrato. Una volta dimostrata la possibilità dell'induzione particolare, l'acqua bagna sempre, io avrò dimostrato anche il principio di induzione, ovvero che il ragionamento che mi porta a dire l'acqua bagna là, bagna qua e bagna anche da un'altra parte, mi porta alla conclusione che l'acqua bagna sempre. Questo principio di induzione, di generalizzazione da fatti singoli, varrà sempre, cioè in qualunque caso, anche nei casi più complessi, e quindi è una legge generale della natura e della scienza. Cioè il circolo vizioso sarebbe questo: ho usato il principio di induzione supponendo la sua veridicità prima di averlo dimostrato per accettare le induzioni particolari. L'accettazione delle induzioni particolari mi dimostra il principio di induzione, ma io l'ho già utilizzato prima di averlo dimostrato. Capite? C'è questo circolo vizioso. Mill respinge queste critiche e insiste nell'affermare che le nostre osservazioni particolari dimostrano insieme la teoria particolare e il principio generale. In pratica, dice Mill, l'esperienza è il criterio di validità dell'esperienza. Vediamo, faccio un ultimo tentativo per spiegarmi se qualcuno non ha capito, perché mi rendo conto che queste questioni di logica sono piuttosto sottili e non sono facilissime da comprendere. Il fatto che l'acqua bagna continuamente, io vedo continuamente che l'acqua bagna e non fa niente altro di diverso, niente che sia opposto al bagnare, non succede mai che l'acqua non bagni, ok? Allora io traggo, inferisco, dimostro sia che è vero che l'acqua bagna sempre, sia il principio di induzione, cioè sia dimostro sia il caso particolare, cioè che l'acqua bagna sempre, sia il fatto che questo passaggio dal particolare al generale io posso farlo in tutti i casi, non solo in quello dell'acqua, ma in tutti gli altri casi, e quindi diventa un principio di induzione assoluto, generale e universale che vale per qualunque classe di casi simili legati da circostanze essenziali nella natura. In effetti, la maggior parte dei filosofi della scienza, dei filosofi, degli epistemologi di oggi, non accetta il principio di induzione. Il principio di induzione di Mill è sembrato a molti semplicemente una tipica ingenuità positivistica, di quei positivisti che credono troppo facilmente alla scienza, alle teorie scientifiche e così, e le considerano dimostrate in base appunto a fatti empirici. Magari è troppo semplice. Comunque non bisogna aspettare il XX secolo e Karl Popper per sentir formulare queste obiezioni. Per esempio appunto l'obiezione del circolo vizioso contro il principio di induzione di Mill. Già all'epoca di Mill vi erano filosofi della scienza come William Whewell, i quali non credevano nell'induzione e pensavano che le teorie scientifiche non avessero un fondamento empirico, bensì derivassero dalla creatività dello scienziato, e che le teorie scientifiche fossero soltanto ipotesi da sottoporre successivamente a verifiche sperimentali, che quindi gli esperimenti, che le esperienze vengano dopo l'elaborazione della teoria scientifica e non prima, come pensava John Stuart Mill. Più o meno questo è insomma lo stesso argomento contro l'induzione del famoso Karl
Popper nel XX secolo. Spero di essere stato chiaro. Abbiamo realizzato 2 lezioni su Mill, questa seconda è sulla logica, questa seconda riguarda la famosa teoria di Mill nota come principio di induzione. E quindi io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima lezione. Attenzione, i positivisti non sono finiti, ce ne sono tanti altri, non soltanto francesi e inglesi, perché finora abbiamo trattato soltanto francesi e inglesi, ma parleremo anche dei positivisti italiani, per esempio di Cesare Lombroso, di Roberto Ardigò, oppure dei positivisti tedeschi, di Moleschott, Vogt, Haeckel. Quindi restate con me, continuate a seguire le mie video lezioni. Io sono Tolandus Redivivus e il canale YouTube di video lezioni si chiama anch'esso Tolandus Redivivus. Vi ringrazio e vi saluto. A presto, arrivederci a tutti.